Ragazzi, oggi mi trovo nelle Marche e sono in compagnia di Lorenzo, un caro amico del canale. Salve a tutti. Ragazzi, allora vi dico questo: Lorenzo è un appassionato, non è un elettricista, Chiaro? eh, Ottimo. però è un amante del fai da te. Bene, si è innamorato di questo canale come anch'io e cosa ha fatto? Passo passo ha costruito il 48 volte. E ragazzi, io adesso ve lo faccio vedere tutto, poi Lorenzo ovviamente ce lo descrive e su questo video. Innanzitutto perché ragazzi? Perché è il primo amico del canale che sta usando invece del 6 kW, ebbene, il bestione arancione da 12 kW di potenza. Ebbene, questo impianto prevede 12 kW di inverter, 2 EPEVER 10420 AN. Correggimi se sbaglio, Lorenzo. Esatto. Innanzitutto anche lui ospitale, mi ha messo lì i pasticcini, tramezzini, vino. Ragazzi, io non so come ringraziarvi a tutti voi. Poi qui abbiamo un 2P16S, ragazzi, quindi 30 kWh di batterie. Questo è un BMS da 500 ampere, Esatto. quindi botto di corrente. L'impianto sta funzionando, la casa funziona, è perfetto. Adesso pochi assorbimenti, poi anche pompe di calore, insomma ha voluto fare il 12 kW per assorbire veramente tanta corrente e neanche tanta da assorbire. Lorenzo, innanzitutto ciao. Ciao Gianni. Ciao. Sul tetto quanti kilowatt hai? Abbiamo 8 kW 450 netto. Perfetto, significa di massima potenza, quindi di VOC molto di più. Di VOC molto di più. Quindi esatto. tu hai preso due PEVER per distribuirli circa 4 kW rotti ognuno, Sì. quindi sono freddissimi. Sì, Sì. lavorano a una temperatura, oggi ho misurato intorno ai 35, 37, Perfetto. 39 gradi. E siamo al ragazzi. picco massimo che ha superato i 10 kW, 9,6, 9,8. Ecco, qui una cosa importante sta dicendo l'amico Lorenzo, che si è verificato il VOC, cioè lui ha i pannelli perfettamente a sud, siamo in aprile quindi non fa ancora troppo caldo e alle ore 2 quando c'era il punta, la punta di picco sulla produzione, ebbene hanno superato il valore nominale dei pannelli, sono entrati nel VOC per ISC e quindi hanno prodotto di più. Ecco perché bisogna stare sempre abbondanti per quanto riguarda i regolatori di carica. Lui ha due wifi, vedete, che servono proprio a controllare singolarmente la sintonia di funzionamento. Entrambi vanno in flottaggio e in questo momento, che sono circa le 2:30, 3, siamo in, no forse di più, siamo in flottaggio già da tempo. Sì. E quindi lui sta usando il sole in diretta, sta facendo andare tutto quello che vuole, ma qua ci sono 30 kWh di scorta nelle batterie. Le sorprese non finiscono qua, ragazzi, ci vediamo fra 4 secondi dopo la solita immagine iniziale per descrivere tutto l'impianto. Ciao a tutti ragazzi, ciao, a dopo. A fra poco. Rieccoci qua ragazzi, sono ancora con Lorenzo in questa stanza che lui ha costruito tutta da solo, è fatta su misura. Lì poi vi faccio vedere, c'è anche l'aria condizionata che climatizza l'ambiente se c'è un surriscaldamento. E io vorrei iniziare ragazzi subito parlando poco io, ma voglio far parlare Lorenzo. Cioè Lorenzo, come mai hai scelto di fare questo? Qui agli amici del canale non ho ancora fatto vedere tutto. Come mai hai scelto di fare il 12 kW, queste batterie, questo impianto? Raccontaci un po' la storia. Ciao a tutti, innanzitutto ringrazio Gianni di essermi venuto a trovare e volevo dire che ecco, niente, io avevo fatto in precedenza negli anni passati dei piccoli impianti, Gianni, per poi... L'ho visto lì sul garage la lampadina, sì. Per la lampadina, per caricare le batterie delle macchine, risalgono a 20 anni fa. Poi grazie al canale mi sono dedicato a fare un impianto proprio serio per mandarci tutta la casa con i 12 kW, Gianni. Tu quanto avevi di contatore, Lorenzo? Ogni Quattro- tanto ti interrompo. Sì, 4 kW e mezzo ci andavamo io e mio padre insieme. Quindi due famiglie. Due famiglie, Tu sì. con la tua famiglia Perché e lui ho con la tutto, sua. ho tutto inverter a casa, la casa l'ho ristrutturata poco tempo fa, però dopo poi con il crescere delle bollette, i prezzi spietati e tutto il Sì. resto... Diciamo che con i 4,5 che avevi, adesso c'hai 12, praticamente. vado Cosa hai in- cambiato? va- Cos'è- vado in scioltezza. Tu vado. sei no gas, praticamente hai i condizionatori e... C'ho i condizionatori, mi è rimasta ancora la caldaia, Ah, però ok. sono in procinto di mettere la pompa di calore poi. Perfetto. E piano di cottura? Piano di cottura induzione. Induzione, quindi Induzione, sì, 2-3 butto kW dentro tranquillamente. lì. Ho 4 condizionatori sparsi per la casa, 2 pompe di calore ce l'ho io, una pompa ce l'ha mia mamma,
qui ce n'è un'altra che raffredda la stanza fotovoltaica, in officina dove c'è una La piccola stanza officina. fotovoltaica, ragazzi, ok? Questo è il linguaggio di chi non è elettricista, ma grandi soddisfazioni. Lorenzo, io sono contento che mi ha invitato. Quando lui su Messenger ci siamo sentiti che ha fatto un webinar, voleva dei consigli, eccetera, io quando ho visto l'impianto, perché quando con lui abbiamo fatto un webinar della prima accensione, ragazzi, lo consiglio anche voi, il webinar dove abbiamo ripercorso tutto, ci abbiamo messo non le 2 ore del webinar, ma 4 ore. 4 ore. Oh, non ho chiesto altri soldi, giusto? No, Sempre- no. Ecco, sempre. Grazie Lori. Allora, a quel punto cosa è successo? In 4 ore abbiamo proprio rivisto pure i bulloni e le viti, proprio perché, ragazzi, è anche una responsabilità. Quando uno mi dice Gianni, io voglio accendere, adesso devo fare on. Ragazzi, fatelo, ne vale veramente la pena, ragazzi, guarda. È un'ansia o fatelo. no? È un'ansia, è un'ansia, e poi anche uno è... Spendi soldi se sbagli, certo. È bruci. Esatto, ma poi se uno guarda tutto quanto in 2 persone è sempre Sì, più corretto, sì, sì, c'è più Sì, precisione. tra cui il proprietario del canale. Esatto, esatto. E lui pian piano ci ha messo mesi a fare tutto ciò, ragazzi. Da dicembre, ho iniziato a dicembre con la prima mattonella per terra e poi ho fatto la stanza Ray 240 e... Pure la Ray, beh, bravissimo. E praticamente in 5 mesi, 4 mesi, 5 mesi, lui ha acquistato tutto pian piano, eccetera, e è arrivato a questo punto. Adesso andiamo a vedere alcuni dettagli che voglio descrivervi. Grazie Lorenzo che mi ha ospitato, andiamo avanti. Sei tu adesso che dovrai spiegare, mentre Ok. cioè spiego io, ma tu mi devi Ci dare... provo, ragazzi, ci provo. Poi Gianni, il buon Gianni mi aiuterà, mi correggerà se sbaglio Assolutamente qualcosa. no. Una cosa ve lo dico subito, Lorenzo ha anche acquistato e dovrà montare, ma ha già montato i componenti per il corretto utilizzo, una turbina eolica uguale a quella che avete visto da 2 kW.2, quella da 2 metri di diametro. Dovrà fare adesso tutto il fissaggio del palo, della turbina. Intanto, e ve lo faccio vedere fra un po', ha posizionato tutti gli strumenti di controllo. Buona visione, ragazzi. Allora Lorenzo, il primo argomento che voglio sviluppare è proprio il bestione arancione, perché questo è il primo video che si fa su questo canale per quanto riguarda il 12 kW di potenza. Ora Lorenzo, abbiamo visto intanto una piccola spiegazione. Il 12 kW ha un trasformatore lamellare, pesa 85 kg. Lui per portarlo qua dove siamo noi sul tetto ha dovuto usare il paranco. Esatto. E quindi ragazzi è un essere umano tirato su che è difficile anche da manovrare. Bene, 85 kg, 3 ventole sopra e una ventola inferiore, tutte che vanno in salita. Noi siamo qua dentro e ancora non è partita nessuna ventola, ragazzi. Questo ve lo dico sempre, il bello del toroidale o del trasformatore lamellare è proprio il fatto che non scaldano. Ora Lorenzo, tu l'hai provato, mi dicevi prima, con 4, 5, 6 kW di 5 potenza. kW e 5, 4 e 5. Ora, come si comportava? Ma lui andava benissimo, come se non, come un normale toroidale da 6 kW e gli attacchi 1 kW, cioè proprio in tranquillità. Ha aspettato quei 60 secondi, 90 secondi, poi sono partite le ventole per una decina di secondi e poi sono scese. Sì, quindi diciamo ogni quanto partono le ventole? 5, 10, un quarto d'ora, a seconda ovviamente A dell'utilizzo. seconda del carico, ad esempio in questa configurazione qua adesso stiamo consumando intorno ai 500-600 watt, Zero vedi, vuoto, certo. parte ogni 20 minuti parte da una Quello perché raffreddata. fa il suo test. Forse fa il test, non è Quello manco fa il tanto tuo per- test, certo, esatto. certo, ti stanno chiamando. Oh, ogni video c'è sempre qualcuno che chiama, ragazzi, ma vai, rispondi. Chiudiamo, è il citofono esterno. Ah, Perché durante il Covid ho messo i citofoni. Ti sei nuovi. montato anche i citofoni? Sì. fantastico. Ragazzi, devo dire che Lorenzo, che non è un elettricista, ha comunque una manualità e adesso lo vediamo anche nei dettagli. Io gli ho chiesto sempre a lui per la proprietà intellettuale, vuoi far vedere tutto? E lui mi ha risposto, dillo tu. Io non c'ho niente da nascondere, ragazzi, se potete poi prendere qualche spunto da me sono ben contento di avervelo dato, ecco. Questo Perché io grazie a lui ho fatto questo, quindi volevo renderne anche a voi tutto qua. Lorenzo, commosso, questo è lo spirito del canale, ragazzi, la condivisione della cultura, e ti ringrazio. Abbiamo fatto diversi video con amici del canale, li hai visti anche precedenti a questo, e lo scopo è proprio quello di aiutare chiunque a produrre corrente. Con questo canale ci state riuscendo. Lorenzo è un altro esempio vivo, vivo sicuramente, vivente di cosa si può realizzare nel fai da te.
sempre con accortezza, con capacità, e avvaletevi di esperti se non siete capaci e autorizzati. Andiamo avanti con altre visualizzazioni, ragazzi. Comunque, bestione arancione, 12 kW, ventole 0, adesso sta consumando 500-600 watt, quindi sono caramelle per lui, e grande potenza invece nell'utilizzo. Dopo faremo qualche prova, anche accendiamo qualche piastra, induzione, vediamo le ventole che vanno, eccetera. Certamente. Giusto per farvi anche un live sugli assorbimenti. E batterie piene, il sole che sta alimentando tutto. In questo momento stiamo sprecando sole. Il sole non si spreca perché già arriva gratuitamente sulla Terra, quindi ben venga questo utilizzo gratuito della natura, e complimenti a Lorenzo che ha messo a disposizione il suo impianto per farvi vedere a voi tutti i dettagli costruttivi della sua tipologia, perché ragazzi, sul canale si attingono tutte le informazioni, poi ognuno se le migliora e se le adatta a secondo delle sue condizioni e del suo piacere personale. Andiamo avanti. Ragazzi, iniziamo subito con gli Epever, ok? Intanto vi dico che voi state guardando il bestione arancione dietro di me, quindi la prospettiva è mia, quindi vi sembra più piccolo, ma questa è una bestia grande, alta, il doppio quasi del 6 kW al quale siete abituati, ok? Allora qui ve l'avevo già spiegato all'inizio, il nostro amico Lorenzo ha montato due 10420 AN, hanno una potenza di 100 A e si possono collegare fino a 7500 watt come installazione, ma è meglio stare sempre sui 6, su 6,5. Lui ha installato 4,5 circa, e quindi li fa proprio respirare tranquillamente. Come vedete ha usato questi qua che sono gli SSR. Praticamente lui ha preso, come da consiglio del canale, gli ZGT 400 DD, questo lo trovate anche come sigla, e adesso volevo mettere anche il 600 A invece del 400, perché scaldano, gli SSR scaldano pochi watt, 10, 15, 18 watt ogni SSR, continuamente devono essere dissipati. Ecco perché vi dico sempre: montate una LED di raffreddamento, come in questo caso, molto grossa, quanto più grossa ce l'avete, e questo è fondamentale. Chiaro. Tu hai visto temperature alte, lui ha messo questa schedina di riduzione. Oggi sì, perché oggi picchiava il sole. Oggi ho superato i 9,6, 9,8 mi sembra, Gianni, quindi ci ho avuto un picco un attimo. Quasi 10 kW. Con l'ingresso in casa di induzione e quant'altro, si cucinava. Con questi picchi, ragazzi, dove si arrivano a 10 kg di produzione, eccetera, ovviamente c'è un surriscaldamento, ma non è una scottatura che bruciamo gli apparati. Ecco perché vi dico, eventualmente a lette ancora più grosse, se avete ancora più potenza, eccetera. Lui comunque con la pistola sta facendo tutti i test del caso costantemente, perché, come dico sempre, i primi, appena l'hai montato, io l'ho visto quando mi ha fatto il webinar, poi l'ho chiamato e gli ho detto: sei ancora lì? Era le 11 di sera, e lui mi ha risposto: sì, sono qua. Esatto. Ci si sposa l'impianto appena, è anche naturale, abbiamo speso soldi, lavoro, passione, e alla fine sono andato a dormire a luna di notte e mi sono risvegliato alle 7 del mattino. Ok, è un classico, vabbè. E ragazzi, ricordo sempre una cosa con l'SSR: dato che Lorenzo è off grid, non c'è problema. Nel momento in cui il BMS dovesse staccare, si spegne tutto. Però se avete connessa anche la rete, l'SSR può avere una discrepanza, cioè la rete può, attraverso il toroide o il trasformatore, rientrare e alimentare, seppur in maniera minima, l'SSR, perché l'SSR, dato che non consuma nulla, questo può rimanere alimentato. Quindi questo è un impianto studiato soprattutto per quanto riguarda un impianto off-grid, ma per tutti coloro che dicono: ma io c'ho un impianto off-grid parziale, quindi ho sempre la rete connessa, eccetera, a breve, dico sempre a breve, ragazzi, perché il giorno è fatto di 24 ore, esatto, e quindi ne ho già discusso un po' con lui. Ci sarà una modifica totale di questo, del pilotaggio dell'SSR, affinché ci sia anche lì la certezza massima, come c'è, tra virgolette, con l'Everix. Vedremo anche lì una serie di video, ragazzi. Non posso farvi lo spoiler di quello che saranno i video futuri, però ci saranno sempre più spiegazioni progressive anche alla luce dei risultati. Come si stanno comportando questi? Guarda Gianni, benissimo, perché con anziché 7500 watt di installazione, ne ho installati 4000, 230, 250, come dicevo, non arriva già. Oggi sei arrivato a 5 quasi. Oggi quasi a 5 cada uno, e ci ha avuto un picco, diciamo, di 30,
4, 36, 37 gradi, ma per un'ora e Figurati. mezza. Senti una cosa, tu per quanto riguarda gli e-Paver Wi-Fi, questo è il famoso Wi-Fi 2,4 RJ45, come ti sei trovato? Hai avuto qualche difficoltà nell'installazione? Allora, l'unica difficoltà, devo essere sincero Gianni, che ho avuto è la registrazione con la password, che però l'e-Paver Come tutti. prontamente gli ho mandato una mail la sera alle 10 e la notte, perché dopo rispondono là, poi dopo mi ha fatto la registrazione Tac, automatica è andato. è andato. Ragazzi, qua non c'è nulla di preparato, cioè domande e risposte, vediamo le situazioni. Io oramai li conosco che ci ho dormito con questi regolatori. Però gli amici del canale hanno le loro sensazioni nuove, l'installazione appena fatta, la diversità dell'installazione. Bene, abbiamo descritto questo dietro, abbiamo descritto i due Paver, gli SSR con le schedine DoD che riducono la tensione. Vedremo in futuro come migliorare la sicurezza dell'SSR, cioè che sganci effettivamente, anche se vi ricordo che non deve mai sganciarsi nulla delle batterie se non che a fronte di manutenzione, quindi per scelta vostra. Se stai così sembra che io sono 2,40 m, lui invece È che qui è bassino, non riesco a stare sempre in ginocchio. Questo- Ho anch'io la mia età. va bene. Come si dice nelle Marche, sei un ragazzo? Sei un bardaccio. Se non Bordaccio, uguale in Abruzzo, uguale. A Milano si dice te sei un bagai, ragazzi, multidialettale. Allora andiamo avanti che adesso passiamo al cuore, le batterie. Vediamo un attimo cosa ha combinato Lorenzo. Adesso ragazzi vedete inquadrate le batterie insieme a Lorenzo. Io voglio fare una panoramica sulle batterie mentre Lorenzo poi ci spiegherà tutto quello che ha posizionato. Allora vedete le batterie sono, dicevo, 2P16S, quindi abbiamo 30 kWh di batterie, molto belle. Allora Lorenzo, questo stacca batterie generale da quanti ampere è? Dichiarano 600 ampere. Io per ora diciamo non ho visto riscaldamenti, Gianni. Però tu mi hai qualcosa detto che gli hai di- fatto una modifica, Lorenzo. Sì, è stato diciamo tornito i perni sotto e Sì. cambiata la barra di rame e rinforzata la molla. Quindi qui cioè, ne hai fatto uno nuovo. Guardate ragazzi rispetto alla mia mano, vedete? Non è come quelli standard a quali siamo abituati, ad esempio ve lo faccio vedere, questo qui è quello che ho fatto vedere sul mio canale, vedete? Questo c'ha circa 3 dita, invece questo qui vedete che supera le 4, andiamo nelle 5, 6, cioè è molto più grosso ed è un 600 ampere. Questo è quello che consiglio, devo essere onesto, questo qui è tra i più grossi che ho visto, non scalda per niente e quindi siamo a posto così. Una cosa importante ragazzi, vi dico questo, i fusibili non devono salvare gli apparati. I fusibili sulla linea devono salvare la linea, dato che qua c'è barre di rame di 4 mm, quant'è questo? 3x30, cioè 3x30. mm quadri. Figurati, 3x30 più questo staccabatterie da 600 A eccetera. Ricordate che i fusibili devono salvare la linea, quindi qua ci vorrebbe un 1000 A, 800 A, quindi senza problemi, perché a fronte di cortocircuito questo, per quanto possa essere grosso, salta in un nanosecondo. Poi ragazzi vedete qua in fondo Lorenzo ha posizionato questo BMS che è da 500 A. Ebbene, questi sono quelli che si comprano, diciamo, un po' surrogati. Lorenzo, non è un originale daily. Non è un originale daily, per Qua- un mio qua- errore, caro Gianni. No, vabbè, non chiediamo mai quanto hai pagato perché i prezzi variano, ma i video restano per sempre. Però sembra che funzioni bene. Sì, funziona bene. Ha dei Bello. cavi 2 AVG, quindi sono grossi. Hai mai visto partire la ventola? Mai partita Perfetto, nemmeno quindi- con 6 kW è partita Perfetto. la ventola. Perfetto, quindi niente surriscaldamento. L'ultimo componente che vediamo di qua, tu hai voluto installare giustamente 2 equalizzatori attivi della Eltec. E quindi anche questi che sono freddi, nessuna problematica, li ha installati. Vedete ragazzi, Lorenzo ha messo anche il disattivatore. Questo è un interruttorino saldato su queste connessioni che è proprio classico della Eltec, dove c'è l'on e l'off. Se vogliamo utilizzarne uno solo, se siamo ad esempio in vacanza non vogliamo usarne 2, ne usiamo uno solo, è un ulteriore accessorio comodo. E poi ragazzi adesso vi faccio vedere una cosa fantastica. Ebbene ragazzi, guardate, Lorenzo ha montato tutto su una lastra di plexiglass. Da quant'è Lorenzo questa? È 1,5 cm, 15 mm Gianni. Perfetto, 15 mm Con piedini di con gomma. tutti i suoi piedini, vedete? Torniti. Ha fatto tutto lui ragazzi. Ebbene, questa lastra
spessa. Ha messo anche, ecco, guardate cosa ha messo, le protezioni dei bus bar, vedete? Poi ha fatto le barre di rame stagnato con galvanica. Insomma, il tutto molto molto fatto bene. E questo plexiglass chiaramente l'ha pagato un botto, ragazzi, ve lo faccio vedere così. Eccolo qua. Questo è il pacco batterie, ragazzi. Qui ha 30 kWh di riserva. Complimenti Lorenzo. Grazie Gianni, grazie. Allora ragazzi, vi faccio vedere una cosa molto interessante che ha installato il nostro amico Lorenzo, e che è un prodotto Victron che si chiama Cerbo GX. Io lo conosco, ma tutti i dettagli di installazione ve li faccio dire da lui, perché è un prodotto veramente, possiamo definirlo un cervello interessante al quale si possono attaccare tante cose, tra cui anche shunt, wifi eccetera. Però Lorenzo, descrivici un attimo questo prodotto della Victron, visto che l'hai installato, dacci le tue Gianni, sensazioni. come ti avevo detto, il Victron, oltre che a essere Bluetooth e Wi-Fi, per poi mandare in rete lo shunt, quindi lo vedi dovunque tu stai con il telefonino, c'ha varie uscite, diciamo. Quindi al Cerbo, scusa Lorenzo, al Cerbo connettiamo il wifi di casa, connettiamo wifi di casa, lo shunt della Victron, e noi dal telefonino, o Gianni, o cablato o anche in wifi, ecco, perché lui è perfetto, wifi, perfetto, quindi quindi da sia, specificare. perfetto, quindi sia cablato che wifi, per coloro Sì. che chiamano il cavo, che io preferisco sempre il cavo perché dà una Sì, certezza una particolare. stabilità più che altro. So che lì ci vanno anche cioè, ci può essere attaccato anche un monitor, questo è anche interessante. Sì, c'ha l'uscita HDMI, Gianni, Perfetto. per attaccarci un monitor, oppure credo che anche il monitor stesso della Victron, bisogna vedere, potrebbe essere utilizzato anche Bluetooth o Wi-Fi, Sì, o qualcosa sì, del genere. Poi ha delle uscite anche 7 pollici, fanno Perfetto. il 5 e il 7 pollici del monitor. Perfetto. Hanno 3 uscite USB, hanno 2 contatti relè, normalmente aperto e normalmente chiuso, per pilotare quello che vuoi. Le uscite, le sonde temperatura, le sonde del serbatoio dell'acqua per chi ha un camper. È un, Sì, sì. è un buon multifunzione, è prodotto. un buon prodotto, che è un cervello, diciamo ragazzi, che potete utilizzare, potete sfruttare anche molto meglio di come l'ho sfruttato io. Adesso ancora lo Sì. devo studiare. Allora io adesso vengo di fianco a te, Lorenzo, cioè sono contento che hai montato il Cerbo, perché stai dando un'anteprima del canale, non subito ragazzi, ma adesso che monterò anche qualche prodotto Victron, soprattutto per il controllo, perché sapete che sugli inverter purtroppo per la Victron, ma preferisco rimanere su questi perché hanno potenze e costi molto molto inferiori, soprattutto costi, però ovviamente i prodotti Victron li conosciamo tutti, sono fantastici. Cerbo è molto interessante, con tutti i prodottini Victron, tipo lo shunt e altre cosettine che vedrete sul canale. Faremo tutta la linea di controllo attraverso i prodotti Victron. Qui però adesso vi sto dando uno spoiler su quello che saranno i video futuri. Andiamo avanti, perché adesso passiamo alla descrizione un po' del quadro elettrico e poi passiamo alla turbina eolica. Buona visione ragazzi. Eccoci ragazzi, sto inquadrando ancora Lorenzo, ma avete già visto alla sua destra che c'è praticamente tutta la connessione e la gestione della turbina eolica. Adesso Lorenzo, tu con le mani indica, descrivi, anche se io so tutto di quello ovviamente, perché hai fatto precisamente, meravigliosamente il mio progetto, però hai aggiunto degli elementi veramente fantastici e vorrei che li descrivessi tu. Lorenzo, descrivici l'impianto della turbina eolica da sopra a sotto, vai. A sinistra vedo un dry contact, quello piloterà Sì, sicuramente. il dry contact praticamente pilota Il il freno della pala quando le batterie, Gianni, sono arrivate a 58 volts, che è il Perfetto. set che gli ho dato io. Benissimo. Quello a destra? Quello a destra è un anemometro posto sopra il tetto della mia abitazione, che praticamente ho impostato per venti superiori 85-90 km orari, e qualora le batterie non fossero piene la pala continuerebbe a girare, rischiando di rompersi qualche pala, oppure Sì. o il palo, che i tiranti che si spezzano, Sì. e quindi
gli ho dato un freno per alta velocità del vento. Sì, ecco. perfetto. Quindi tu hai fatto due dispositivi, il primo sulla tensione delle batterie e il secondo sulla velocità del vento. Esatto, E cioè, quindi un doppio controllo, anche se in funzione delle batterie, se non sono troppo grosse, il momento in cui la pala, la turbina eolica gira troppo velocemente, la tensione sale e quindi si azionerebbe. Però questo mi piace e lo evidenzieremo anche questo in un video specifico, ragazzi. A destra vedo il classico SSR in trifase. sì, trifase, eccolo qua. Che... Quello viene azionato da entrambi. Per evitare che vanno in entrambi. corto, cosa hai fatto? Ci sono due diri di non ritorno, Oh, diciamo. perfetto. Ok. scusami. Lì praticamente uno non interferisce sull'altro Esatto. ed entrambi vanno in quella direzione. Esatto. Perfetto. Poi c'è il manuale, quindi stop o pala libera e quant'altro. Ma il freno manuale, che sarebbe Sì, in uno, sì. pala libera e c'è. poi l'automatico. Poi dall'altra parte Gianni metterò due sezionatori 63 ampere, che Sì. uno farà il freno manuale esterno Sì. e un altro farà lo sgancio, diciamo, della trifase verso Perfetto. il sezionatore 2 poi. E poi di là vediamo un bel ponte di diodi grosso per raddrizzare la trifase. Io vedo che qui non sei stato abbondante, sei stato enorme con i cavi. Da quanto sono questi due cavi qua? Questi qua sono 50 mm quadri. Allora ragazzi, ve lo dico, quello è esagerato. Tutta la linea è 50 mm. È esagerato. Poi qui ho visto che tu hai messo una bella sequenza di barre equipotenziali. Spiegale un attimo cosa ci attaccherai qui. Praticamente la corrente che viene dalle batterie tampone, le chiamiamo, E sono queste due, ok? sono queste due qua, Sì. protette vicino alla batteria dal fusibile, qua dallo stacca batterie quello classico. Benissimo. Attaccherò i Victron Il DC-DC charger, quindi tutta la potenza di questi 2,2 kW entrano lì, e ne metterai 1, 2, 3 a seconda di quello che vorrai, sia sopra che sotto, e vanno in barra equipotenziale, positive e entrano negative. qui e escono qua, sempre col fusibile di linea e lo E lo stacca staccabatterie, batterie. bravo. Hai fatto un bel, questo è veramente Protezioni simpatico. in plexiglass. Ascolta, chi te li ha fatti? Perché questi non sono roba da commercio, questi isolatori qua, dove li hai presi? Questi Sì. qua me ne ha fatti mio cugino che ha la stampante 3D. Ah, ecco, si vede perché io in commercio di questa forma, di questa bellezza non ne ho visti. Allora vuoi salutare anche tuo cugino che ha collaborato al canale? Sì, ciao Stefano, grazie di tutto, senza di te. Ottimo. Ve lo faccio vedere perché è veramente molto carino questo. Vedete? Con plexiglass che protegge da eventuali corticircuiti. Qua ci sono, vedete, fusibili, tutto crimpato, lucidato. Ragazzi, è un lavoro veramente ad hoc. Cosa sono queste bocchette? Io lo so, ma lo devi dire agli amici del canale. Queste bocchette qua, Gianni? Sì, queste ventoline. Praticamente queste ventoline, ragazzi, sono delle ventole da reazione che userò in inverno per limitare lo spreco di corrente. Con Perfetto. il sensore che ho qua su in alto Ok, aspetta che lo inquadro. gestirò la temperatura della stanza senza usare il condizionatore. Questo sensore, invece del condizionatore, tu prelevi l'aria calda da Col dentro, la butti termostato fuori. wifi. Termostato wifi. E questa telecamera? Questa telecamera ci do una controllata dentro internamente, visivamente, tu quando senti sono io. fuori casa, quando sono... Questa è una bella telecamera, questa Sì, ha anche c'ha lo un zoom, sensore eccetera, Sony eccetera. 335, mi sembra, insomma, di qualità. un'ottica 30x non elettronica ma manuale. Senti, invece questo sensore in centro tetto cos'è? Questo sensore è un sensore che io lo sfrutto più come temperatura, però è un sensore di fumo e gas di perfetto. solito, però io lo uso come al picco massimo di temperatura perché mi comunica in internet. Sì. Ragazzi, questa è una cosa interessantissima, avete visto, attraverso il canale e chi vuole realizzare l'impianto, poi si muovono dietro anche amici, parenti, coloro che sanno usare le stampanti 3D che io non so per niente usare, quindi attraverso il software, le misure, lui ha costruito questi, anche le scatoline che portano i diodi che abbassano la tensione degli SSR, poi gli ha costruito le scatoline degli stacca batterie, tutti i lavori che rotano intorno a una passione, quindi diventa passione che viene condivisa con altri. Questo è il bello di questo canale, ragazzi. Andiamo avanti con altri dettagli. Ragazzi, qua vedete l'inquadratura generale della stanza creata da Lorenzo
dove ci sono batterie e due regolatori della Hypever, col bestione arancione, ripeto, 12 kW, 85 kg. Qui vediamo il Victron che vi ho descritto prima. Qua vediamo il condizionatore che lui ha messo e che serve a mantenere, vedete, a 25 gradi la stanza, che è l'ideale. Sulla parete di destra c'è tutto quello che serve per la turbina eolica, anche gli sfoghi di aria calda, sempre comandati col domotico, i vari sensori di temperatura, una presa sempre utilissima che io consiglio a tutti di mettere nei locali, perché serve a connettere, che ne so, un aspirapolvere, qualcosa che vi serve una 230 qua. Questo cerbo della Victron con il quale lui controlla le batterie attraverso il Victron. E qui abbiamo il quadro, questo qui è il quadro della strumentazione che c'è all'interno della stanza, e questo qui invece è il differenziale, il sezionatore dell'Enel, eccetera. Invece sul lato opposto, ragazzi, vediamo quello che è tutto il quadro fotovoltaico, quindi le stringhe, che sono 6, di là vediamo gli scaricatori di sovratensione e sotto i sezionatori. Questi sono, Lorenzo, correggimi, 63 ampere. 63 ampere. Benissimo, ognuno 63 ampere. Scaldano? No, 0 al quoto, perfetto. 0 con 38, 35, 33 ampere, diciamo. Perfetto. Questo è il quadro. Ragazzi, questo è l'impianto di Lorenzo, ragazzi. Adesso andiamo dietro perché c'è un'altra sorpresa per quanto riguarda sempre la turbina eolica, ovvero il completamento dell'opera. Lorenzo ha deciso di seguire questa mia, chiamiamola, invenzione, dove ho fatto le batterie piombo come tampone. Ragazzi, qua vedete esattamente come proposto dal canale le 4 batterie piombo tampone. Chiaramente Lorenzo ha usato batterie abbastanza buone, non sono proprio distrutte come quelle che ho usato io. Quindi qua c'è quello che io ho definito il condensatore infinito, ovvero 4 piombo da 180 ampere, abbiamo la 48 volt e un botto di ampere. Tutta questa produzione viene tamponata, quindi la turbina eolica tampona qui, dopodiché con fusibile stacca batterie entra direttamente di là nella stanza dove avete visto tutto il quadro a muro che pilota proprio la turbina eolica. Anche questa è una cosa molto molto semplice, con pochi cavi, senza complessità. Adesso, ragazzi, facciamo la prova del 9, un test di potenza, dato che non è mio, non voglio sfruttare questo a 12 kW, quindi lo tireremo intorno ai 5, 6, 7 kW massimi per vedere come si comporta il nostro bestione arancione da 85 kg. Ok? Avviciniamo la telecamera. Qui stiamo partendo, ragazzi, con 7-800 watt standard. Avvicino un po' la telecamera. Ecco qui. Sta cominciando a... siamo a 1,5 kW. Pian piano, progressivamente, e ancora la ventola non è per nulla partita. Ecco che qui siamo saliti a 3,7, 3,8, 4,5, 5,5, 5,7, l'abbiamo visto, eccolo qua. C'è la ventola che gira piano, non è la massima potenza, 5,8, 5,6, qui c'è un misto tra piano induzione, condizionatore e non batte ciglio. Oscillazione, qui siamo a 6 kW, l'avete visto, 6,20. Insomma, siamo alla massima potenza del bestione da 6 kW, invece qua ovviamente gli fa un baffo. Doveva essere così, ragazzi, se no cos'era un 12 kW a fare? E qui oramai siamo già da diversi minuti, niente male. Bene, vediamo adesso le temperature di shunt e fusibile. In diretta, ragazzi, 20 gradi, lo shunt è freddo, misura massimo 22, lo vedete qua, ragazzi. E adesso vediamo il fusibile. Fusibile 21-22 gradi, ragazzi, è tutto freddo, è già diversi minuti che funziona. E qui siamo a 6 kW con punte da 8, ve lo faccio vedere.
perché il display è qua, siamo sempre in diretta ragazzi. Qui 6, 6 e mezzo, quasi 7, ho visto una punta da 8, quella è la piastra induzione. Bene, direi che una prova senza andare a spremere troppo l'abbiamo fatta, poi ci darà successivamente anche l'amico Lorenzo. Ecco qua abbiamo visto un 7, l'amico Lorenzo ci darà tutti i dati successivamente nel proseguo di questo feedback. Ragazzi, avete visto tutto freddo, io consiglio di cambiare il fusibile, ma abbiamo visto che praticamente non scalda per niente. Chiaramente tutta l'atmosfera intorno a noi dell'ambiente è raffreddata dal condizionatore, che adesso abbiamo impostato a 20 gradi, ma fa troppo freddo qua dentro. Lorenzo, se lo puoi mettere a 25 va benissimo. Sì, adesso. Comunque, giusto per farvi vedere quante alternative, quanta possibilità c'è. Ok? Rimisuriamo ancora shunt e fusibile. Lorenzo, passami la pistola per favore. Voglio vedere. Fusibile. Siamo a 29 gradi è salito dopo diversi minuti. 31 gradi, lo vedete qua ragazzi. Sul blu vedete 31.6. Quello in blu segna la massima, quello in bianco segna la temporanea. Invece lo shunt della Victron segna anche lui 24-27, vedete? La 33 arriva, no scusate, adesso ho puntato di là, eravamo sui 24, esatto, guardate, 24-26, insomma tutto sempre al di sotto dei 28 gradi, quindi direi niente male. Voglio misurare anche il BMS ragazzi, scusate un attimo per curiosità. BMS da 500 A, no, questo è freddissimo ragazzi, questo è 21 gradi, cioè è meraviglioso. Il blu segna 21, qualcosa. Ottimo. Anche questo video è arrivato al termine, io ringrazio Lorenzo. Grazie a te Gianni che sei venuto a trovarmi. Io lo ringrazio perché mi ha portato qui nella sua dimora dove ha installato questo impianto fantastico. Alle nostre spalle vedete il panorama marchigiano che è ovviamente fantastico, lo consiglio a tutti sia per vacanze che per abitazione, per residenza. Ebbene ragazzi, qua dietro, esattamente qua dietro nell'angolo, lui monterà un palo di una certa importanza di 12 metri di altezza, dove il palo sarà circa 8-9 metri, sì. E lì dominerà la turbina eolica, e da lì che c'è il mare, oltre quella collina, tutti i venti dominanti che arriveranno, come già adesso c'è un venticello che soffia, praticamente lui dice che quasi ogni giorno c'è vento che picchia forte. Soprattutto la notte Gianni, ci sono dei... Ragazzi, soprattutto la notte non lo devi dire nel canale perché praticamente è il punto cruciale ragazzi, un'ape. È il punto cruciale, cioè è proprio la notte, quando non abbiamo il sole, che ci serve il vento. Qua stai generando invidia adesso. Mi aiuterà, diciamo, a tenere le batterie sempre cariche. Assolutamente sì, praticamente con i 30 kWh di batteria, il vento, tutti i pannelli che hai messo su che sono circa 9 kW massimi di produzione. Ebbene ragazzi, questa è una casa off-grid. Lorenzo, voglio lasciare a te i saluti finali, come faccio sempre. Cosa vuoi dire agli amici del canale? Niente, ringrazio a Gianni innanzitutto che mi è venuto a trovare, al canale che mi ha aiutato a realizzare tutto questo, e senza il signor Gianni non potevo fare tutto questo. È stato l'input che mi ha fatto partire a realizzare questo impianto off-grid. Bene, ti ringrazio anch'io perché questo è un canale di condivisione. Avete visto che io ho condiviso tutte le mie culture, le mie esperienze, e questi amici del canale che hanno con tanta passione realizzato il loro impianto fanno sì che questo canale vada avanti in questo modo. Grazie a tutti voi, come al solito vi incoraggio a iscrivervi al canale. Esatto, e attivare la campanellina soprattutto, è importantissimo ragazzi. Dai, grazie mille. Che non lo dice mai nessuno. E ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Buona giornata e buon impianto anche a voi.